Allora ragazzi, dopo un tratto asfaltato tra i paesini, siccome vogliamo raggiungere un luogo altrettanto bello ma remoto, che è dalla parte di là di questa, come si può chiamare? Sulla punta di questo sperone di uno sperone, di isola, come si ecco, chiama? uno sperone di isola, praticamente dove ci sono se non altro che capre e i tickets. Siamo arrivati a questo punto e la strada praticamente diventa sterrata. Per 8 km. Per 8 km dovremo raggiungere un parcheggio e poi da lì a piedi. A piedi. E poi bam. E poi wow. E poi bam, wow. Però vediamo intanto se è fattibile, perché abbiamo guardato dal satellite e sembra buona la strada, ma finché non la percorriamo non lo sapremo. Guarda dove cammina, guarda dove cammina. Senza parapetti. C'è un altro parcheggio a 500 metri. Wow ragazzi, che roba! Mamma mia, che colori assurdi! Perché a noi ci piace iniziare con il botto, ragazzi. No, col botto no. Nel senso, no, non in senso negativo, ma a bomba, come si dice, proprio a tappo dello spumante Sì, noi lanciato. vogliamo subito mangiare la ciliegina sulla torta. Ecco, esatto. Non si parte dall'antipasto, con calma. E nemmeno con strade tranquille in città. No, loro devono fare il super sterrato per raggiungere subito la chicca. Ma lo facciamo per voi, lo facciamo per voi. No, in realtà anche non sappiamo stare fermi, come sapete. E poi questa zona effettivamente logisticamente è vicina a dove siamo arrivati, all'attracco, al porto. Quindi era quasi obbligata, diciamo. Quindi diciamo volevamo vederla quanto prima, così poi siamo, diciamo, liberi di fare una sorta di giro. Ma sempre più tosta questa strada. Sì, esatto. Allora, visto che la faccenda è complessa, andiamo a fare una vascoperta a piedi, perché come vedete la strada non è delle più belle. In GoPro magari non rende, ma c'è una bella salita e più che altro la strada è scavata dalle piogge, ci sono vari canali e delle belle pietre che sono anche franate. E qui effettivamente la strada è un po' difficile, ce n'è anche una che passa qui sotto, ma mi sembra anche peggiore. Andiamo a vedere. Mi sa che questa strada è un po' tortuosa. No, decisamente non si può fare con Charlie. Come vedete abbiamo deciso di tirare fuori le nostre e-bike perché il percorso è veramente estremo. Non è ciarlinabile. Non diciamo, è ciardinabile, ma è ebeccaibile. Bike. Diciamo che andiamo in bici, sì, dai. ci proviamo. A tratti faremo a piedi, a tratti faremo in bicicletta. Anche perché sono 8 km andare, 8 andare, forse 7 e mezzo. 8 andare e 8 andare? 8 andare e 8 ritornare, sono già stanco. E ancora se dobbiamo salire, ragazzi. Vabbè, quindi ci proviamo. Ci piacciono le sfide, siamo carichi, ma soprattutto ci attira quello che c'è laggiù, in fondo all'8° chilometro. Partiti con le nostre e-bike off-road. Aiuto! C'è anche il guadino.
Ora facciamo questo bel tratto, che è quello che ci ha fatto demordere con Charlie, ed effettivamente più andiamo avanti e più notiamo la sua impraticabilità. Ci sono dei solchi, ragazzi, e ce la facciamo a piedi. Il bello di farcela in bicicletta è che ci possiamo fermare ogni 100 metri ad ammirare il panorama. Qui sotto c'era anche un van, probabilmente tedesco, uno Sprinter 4x4. Possiamo quindi fare le nostre riprese, i nostri video, senza il problema di trovare un parcheggio. C'è anche un pescatore là sotto che lancia e recupera, lancia e recupera. Questa è tutta la strada che dobbiamo fare, che meraviglia! Mamma mia, è un'esperienza nell'esperienza! Mo, che mare! Guardate che acqua! Mo. Ora riparto, parto in sella alla mia e-bike, che ancora non ha un nome. Dopo questa bella esperienza ci dovete dare assolutamente dei nomi per le nostre biciclette, perché se lo meritano. Sono avventuriere, non temono nessuna strada. Arriva una macchina che non teme la strada. Quindi ci spostiamo, vai. Questa è una macchina a noleggio, vedi? Ci sono dei turisti con la macchina a noleggio, che poi, da quanto abbiamo letto, in tutti gli autonoleggi è severamente vietato venire su questa strada con un'auto a noleggio. È l'unica strada, esatto, credo, dell'isola. Però è un posto molto turistico, e dico molto turistico, una bella destinazione, e quindi ovviamente tutti sono curiosi e secondo noi ci vengono lo stesso, perché questa macchina aveva proprio la targhetta del marchio del noleggio, diciamo così. Quindi è chiaro, no? Esatto. Poi due signori che non sembravano greci, sembravano un po' nordici, ci hanno salutato. Ma con la macchina tanto, e con il van, ragazzi, e poi, ripetiamo, è casa nostra. E in più, fare un bel tour in bicicletta è molto bello e gratificante. Guida turistica, andiamo bene per questa direzione? Beh, sì, beh. Ciao! Guarda la capra. La capra dice di sì. Che mare, ragazzi, che mare. Che mare e che strada. Fa gola quest'acqua. Beh. Prosegue il percorso e siamo sempre più convinti di aver fatto la scelta giusta a lasciare Charlie, perché ora, guardate, abbiamo questa strada con una pendenza del 10% e qui è anche asfaltata, cementata via più che asfaltata. Bisogna vedere più avanti com'è. Mamma mia, che salita! Ma la bici non teme salite! Guardate quante capre in mezzo alla strada. Che potenza, vai! Così sì. Ciao capretta, si sta bene qua su. Guardate che panorama che si godono queste caprette. Ciao, com'è? Ciao amica, come stai? Ciao bellina.
Guardami! Ehi! Ma ciao! Saluta i nostri amici tichettiani e dir loro di iscriversi al canale. Ecco, bravi, così venite e premete sul canale. Solo questa vale almeno 10 like e 5 nuovi iscritti al canale. Là, ma allora dillo che sei più potente. Qui abbiamo un altro pericolo da non sottovalutare, ovvero la caduta massi. Se vi cade addosso uno di questi, sono dolori, perché è una bella noccioletta. Quindi ci sono 1000 pericoli lungo il percorso. Là in fondo c'è un automobilista che estremo, che sta rischiando la coppa dell'olio. La macchina è bassina, eh? C'era un solco gigante, ci ha infilato dentro e ha slittato per uscirne. Ora ha ripreso piano piano, ma si rischia tanto. Secondo me c'è il meccanico laggiù che fa così con le mani. Si vai, frega le eccolo mani. un altro! E qui, sprezzante del pericolo, un van 4x4. Crediamo, guarda. Sì, penso sia 4x4, olandese. Direi di sì. Però ora c'è il passaggio difficile. Lì se batti il serbatoio fai un bel guazzetto. Guardala, guardala, guardala. È stato bravo. Guarda, Dentro praticamente gli si mixa tutta la roba nei mobili. guarda come salta. Ha già il sugo pronto. Bella tosta, ragazzi. Siamo arrivati a metà strada, poco più, dovrebbero mancare ancora 3 km più o meno, e abbiamo questa bella chiesetta Nel blu dipinto di blu. nel blu dipinto di più. Di più. Niente, già sparla a caso, quindi è già stanco. Sì, sì, dai che ce la facciamo. Allora, siamo arrivati dinanzi a un cancello, municipalità di Kissamos. Ci sono tutte le norme di comportamento, i divieti e quant'altro. Tra le varie cose, no camping, no overnight, no ombrelloni, no fuochi, no caccia. Bisogna rispettare questa natura. Che posti, che posti! Guardate che mare, ci sono le capre ovunque. Noi ci fermiamo con la scusa di fare le foto anche per riposarci, perché è tosta, Prendere è fiato. veramente tosta. Perché è sconnessissimo il fondo, ci sono Faticoso. tante rocce che emergono e quindi è tutto un sali-scendi. Mamma mia. Sembra di fare downhill. Avete presente quei pazzi scatenati che vanno giù per le colline, tutti bardati coi caschi, con le bici? Però Ecco. da downhill. Con la bici da downhill, queste non sono da trial, diciamo. Queste sono e-bike cittadine che comunque hanno delle belle ruote, bisogna Sì. dire che si stanno comportando molto bene. Sì, brave. Siamo molto soddisfatti. E che anche il fisico non è allenatissimo per fare questa roba. E poi insomma ragazzi, 8 km così sono impegnativi, Poi c'è il ritorno. Che poi sono salite col 10%, discese impegnative dove bisogna tenere bene la bici, non c'è il paracarro laterale, cioè Guardate. se si scivola ciao. Adios. Però è una meraviglia assoluta, perché il cielo azzurro così, guardi giù c'è questo mare che l'abbiamo detto 1 milione di volte, lo sappiamo, ma è meraviglioso.
una pace, un silenzio, il suono solo delle caprette con i campanelli al collo e si sente solo questo tintinnio. Noi vogliamo cercare di trasmettervi questa sensazione, tutto quello che c'è intorno, perché è veramente meraviglioso, è difficile da trasmettere. Poi oggi è temperatura giusta, perfetta, si sta bene, c'è il sole che scalda, però non è rovente ancora e quindi vabbè, Fede è sempre in maglietta, lui c'ha il fisico. Poi a un certo punto dovremo lasciare anche le biciclette e proseguire a piedi, ma lo scoprirete strada Basta, facendo. non dire altro. No spoiler. Se no rovini la sorpresa, ma anche per noi è una sorpresa, la vedremo con voi. Siamo arrivati! C'è il parcheggio! Vediamo, un miraggio! Siamo arrivati! Yubi! Siamo giunti a destinazione, ora Yuhu! rimane l'ultimo tratto a piedi. Là dietro c'è uno spettacolo mai visto. Manca 10 minuti di cammino circa e poi badabang! E poi il paradiso. Qui ci sono altre caprette, anche gli agnellini, anche le capre hanno l'agnellino, vero? Non solo le pecore. Il capretto. I caprettini, guarda bellini. L'agnello è della... Guarda bellini. E prendono il latte dalla mamma. Il fondo dello stradello è molto sconnesso e rovinato, ci sono tante rocce appuntite E taglienti. quindi consigliano scarpe chiuse comode per questo tipo di attività. Non pensate, suggeriamo se ci venite in piena estate di venirci con le infradito o con i sandali perché non è fattibile, quindi munitevi di scarpe chiuse. Sì. Poi crema solare, cappellino Sì, perché picchia. e tanta acqua, non troppa perché pesa. E poi il pranzo, Che il fai? pranzo al sacco. Che fai? Lo lasci il pranzetto? No. Perché qui ci passiamo tutta la giornata. Pensate che stamani nel sonno mi stavo quasi dimenticando le posate. Abbiamo delle posatine di plastica da picnic che usiamo quando facciamo le escursioni. Le posate, perché? Che hai preparato? E ho preparato una cosa che va mangiata con le posate. Wow! Lo sai che ho preparato, l'hai vista? Lo so, tengo la parte. L'hai vista, dai. E l'ho preparata ieri sera, messa nel frigo e già nella monoporzione e quindi però stamani stavamo rischiando di mangiarla così. Io la tipo mangio. capretta. La mangio come fanno in India, con le mani, Però qualcosa ho dimenticato il pane. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Ragazzi, tutto non ci si può ricordare. Ora vi mostriamo il paesaggio perché sembra di camminare Mamma mia. in un canyon dimenticato da Dio. Guarda, ma anche le pecore, quello è l'agnellino, guarda là. Siamo circondati solo da capre, pecore e poi ci sono due ragazzi davanti a noi. Guardate che paesaggio. Qui ci sono le pecore, le capre e i tickets. Siamo quasi arrivati, Ragazzi, siamo arrivati. Da urlo. Fate un urlo sul divano come abbiamo fatto noi. Al 1, 2, 3, gira! Com'è questa spiaggia? Puntini. No, non trovo aggettivi, ragazzi. Guardatela con i vostri occhi perché veramente è difficile trovare aggettivi. Impegnativa per quanto bella, perché ancora non è finito il sentiero, è tutto in discesa. Questo hanno fatto il muretto di contenimento con delle scale un po' così, alla buona, diciamo. Scende tantissimo e arriva alla spiaggia.
Presi dall'emozione ci siamo resi conto che non abbiamo detto il nome della spiaggia. Questa è la spiaggia, o meglio perché è una laguna, di Balos. Siamo arrivati a Balos! È una delle spiagge nella top 10, forse anche sul podio direi, dell'isola di Creta, perché questa è un'altra, si contendono le migliori. Quindi noi abbiamo voluto iniziare subito con il botto. Sapevamo che il sentiero era impegnativo e abbiamo aspettato di avere le energie e soprattutto la giornata bella, e siamo venuti a vederla per noi e anche per voi, ragazzi. E questo è tutto il sentiero da fare per arrivare giù alla spiaggia. Anche perché io quest'acqua la voglio assaggiare. L'assaggia. Non bere, però quantomeno con il corpo, perché essendo tutta bella bassa dovrebbe essere anche meno fredda. Vi svelo un segreto, abbiamo portato anche i costumi dietro. Shh, no spoiler. No spoiler. Però deve essere molto calda, ma abbiamo letto che appunto essendo laguna e quindi, come diceva Fede, molto molto bassa, almeno forse fino alle ginocchia l'acqua riusciamo a toccarla, ad entrarci, perché probabilmente dovrebbe essere più calda rispetto al resto di mare aperto. C'è questo istmo praticamente di roccia che collega questa isolona, che poi non è un'isola ma è una penisola perché è appunto collegata. Poi c'è questo banco di sabbia immenso che spicca agli occhi, è bellissimo. Con acqua turchese, verde. Con l'acqua di tutti i colori meravigliosi, e l'acqua praticamente entra all'interno di quel piccolo fiume fra la spiaggia e il banco di sabbia e riempie la laguna. Quindi è un'assoluta meraviglia, ci sono tutte le sfumature dell'azzurro, del verde, del turchese. Abbiamo letto che d'estate c'è anche un battello che porta, per chi non volesse farsela a piedi, perché i mezzi sono questi, o a piedi o con il battello, attracca laggiù, c'è un piccolo pontile, però solo in piena estate fanno le escursioni, insomma, quindi c'è un prezzo da pagare e che non ci siamo informati perché non ci interessava. Però fatta a piedi o comunque con un mezzo è molto più bello perché la scoprite dall'alto. Con il battello invece arrivate a pelo dell'acqua e non vedete questa bellezza. È molto impegnativa la faccenda. Mamma mia, che meraviglia! Il paradiso. Mamma mia! Eccoci arrivati al mare! La lastra di vetro.
Eccoci piazzati, ora ci mettiamo il costume. Qui abbiamo anche le cabine per cambiarci, ci sono addirittura i bagni e andiamo ad assaggiare l'acqua. Messo il costume, ragazzi, ora andiamo ad assaggiare quest'acqua meravigliosa. Rullo di tamburi, rullo di tamburi. Oh, mamma mia, la freddina, un muso freddino. È fredda ghiacciata. È fredda, anzi è ghiacciata. Non vale la regola dell'acqua bassa scaldata dal sole. Mi si stanno addormentando le caviglie. No, poi dopo la camminata e la pedalata, i piedi, sì, gli dai questa chiocca d'acqua ghiacciata. mamma mia, mamma santa. Com'è che si chiama quella tecnica di camminare nell'acqua fredda, poi nell'acqua calda, poi nell'acqua fredda? Percorso Kneipp. Però qui abbiamo solo quella fredda. Sì, esatto. Qui non si fa dilatazione e restringimento dei capillari, niente, si stringono e basta. Comunque ragazzi ci abbiamo provato. Però è un paradiso comunque. Vabbè dai, facciamoci 2 passi e poi si mangia. Sì. Che sofferenza, che patimento. Madonna. Oh, i pesciolini, i pesciolini. Facciamo l'unboxing del pranzo, quanta robina buona abbiamo qui, vediamo un po'. Le banane per dopo, due mandarini e poi ta-da! E poi il pranzetto che ho preparato. Sono uguali? Sono uguali. Le posate che fortunatamente ho preso. Vi diciamo cosa c'è nella scatolina. Io ho già visto, io ho già visto. Curioso. Scrivete nei commenti cosa ci sarà. Ta-da! Un po' tutta L'insalata di pollo. insalata di pollo. Questa ci deve bastare perché qui non si compra altro, eh. Ce la siamo meritata, guardate che cielo blu che c'è ragazzi. Il solito colore pantone Grecia. Che vale sia per il mare che per il cielo. Boh, vale tutta la camminata, ogni sasso, ogni roccia, ogni strapiombo E ogni pedalata. e ogni pedalata, veramente, la pace che si respira qua. Ci sono pochissime persone, la maggior parte turisti, ma c'è un bel silenzio, c'è questa brezzolina molto tranquilla, si sta bene. E con questo sfondo meraviglioso salutiamo la bellissima spiaggia di Balos. A malincuore lasciamo questa meraviglia della natura, una laguna che ci è rimasta negli occhi e nel cuore. Spero che sia piaciuta tantissimo come è piaciuta a noi, a voi, e lasciateci dei commenti, ci interessa sapere se
vi ha colpito, anche se siamo sicuri che la GoPro può fare tutto il suo dovere, le nostre riprese sono state attente e accurate, ma vederla con gli occhi dal vivo è un'emozione incredibile. Quindi grazie comunque di averla vista insieme a noi. Andiamo avanti, adesso c'è la risalita. Ora viene il bello. Ora viene il bello. Ora viene il bello. Le nostre e-bike ci aspettano e poi dobbiamo fare tutta quella strada che sono altri 8 km per tornare da Charlie. Andiamo che ora ci riaspetta questa lunga camminata. Che scala. Mentre stiamo lasciando la spiaggia, il sole sta scendendo e ci sta regalando dei colori, ragazzi, che sono indescrivibili. Così come anche questa roccia rossa, è una roba indescrivibile, veramente. Speriamo che la GoPro renda merito. Forza, gli ultimi scalini, siamo dalle nostre biciclette. Ancora c'è un pochetto. Come se poi non ci fosse anche da pedalare. La soluzione potrebbe essere prendere al lazzo una capra e cavalcarla. Oddio, piegati, piegati. Beh! E le caprette ci salutano. Ci fanno ciao. Ci fanno ciao. Le caprette ti fanno ciao. Beh! Arrivati. Fare il boy scout aiuta a volte, vero? Sì, infatti, leghiamo lo zaino qua dietro, ci sta anche il portapacchi che regge fino a 25 kg, meglio di così che volete. Ci stiamo ripreparando, anzi Fede sta ripreparando le bici, io mi sto riposando sullo scalino perché sono sconvolta, stanchissima della risalita a piedi. E ora ci aspettano ancora 8 km con le nostre e-bike, però insomma fortunatamente ci danno una bella mano, sono state d'aiuto. Beh. Ecco Charlino, ecco Charlino. Charlino rappresenta la salvezza. Charlino,
Ciao. Batti 5. Oddio, non scendo di bici. Oddio, che male. In qualche video passato ci avete chiesto più volte: ma le biciclette non le usate? E guarda qua, se non le abbiamo usate oggi, ragazzi, io non lo so cosa intendete per usarle. Biciclette tra l'altro fantastiche, le trovate nel nostro negozio Amazon se volete vedere le loro caratteristiche tecniche. Abbiamo fatto anche dei video dedicati alle loro prestazioni e caratteristiche. Si sono comportate bene, grandi le mitiche Dio. Siamo distrutti, siamo arrivati da Ciardi sani e salvi. Allora, aspettate che riprendiamo fiato. Esatto. E vi diamo un po' di numeri. Allora, il pedometro segna 9,5 km. Oddio, non lo voglio sapere. Perché comunque dei 18 fatti in bicicletta, alcuni tratti l'abbiamo fatti a piedi. 16, non 18. 16, scusate. Perché sono 8 a tratta. Sì, 8 e 8, 16. Più i 2 km dal parcheggio alla spiaggia, andata e ritorno a piedi. E ovviamente tutti in pendenza e su terreno scosceso. Tanti numeri ma tanta fatica. Sì, ne è valsa la pena, anche se abbiamo fallito il tentativo di fare il bagno che ci eravamo prefissati. L'unica cosa negativa appunto è stato questo, veramente ci è dispiaciuto questo tentativo fallito, perché ci credevamo, avevamo letto in vari siti web che l'acqua lì nella laguna era calda, e quindi pensate, anche io che ho sempre freddo ho portato il costume, ma quando siamo arrivati lì, ragazzi, era ghiacciata come avete visto, e quindi l'unica nota negativa è stata quella, se no paradiso da urlo, avete visto con i vostri occhi, ci è piaciuto tantissimo. Ora noi chiudiamo il video qui, ci facciamo una doccia, prima mettiamo dentro le bici, poi ci faremo una bella doccia calda, ci prepariamo per cena e sicuramente andremo a letto presto. Te che dici? Direi proprio di sì. Grazie per essere stati con noi. Grazie ragazzi. Un like almeno credo sia doveroso, una condivisione, un commento, ci fa piacere quando rimanete sempre con noi e parlate di noi, dei nostri video. Alla prossima! Ciao dai Tiche!